Ciao, buongiorno a tutti ragazzi e ragazze, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Io sono Francesca. Oggi facciamo un video leggermente diverso dal solito. Volevo infatti farvi vedere una recensione che ho fatto di un prodotto. Si tratta di un aspirapolvere intelligente per la casa. Questo video non è un video sponsorizzato, ho semplicemente ricevuto questo prodotto da parte dell'azienda Bagot per provarlo e mi ha dato totalmente libertà di opinione, quindi tutto ciò che vi dirò saranno le mie sincere opinioni e ringrazio l'azienda per avermi scelto per presentare questo video. Questa è la scatola, si chiama Bagot Robotic Vacuum Cleaner i7. Sarebbe questo qui, vi ho registrato anche l'unboxing così vedete anche un po' come viene imballato il prodotto. È davvero molto simpatico, ha queste scopette qui laterali e quando lo vedrete in movimento vedrete che farà veramente sorridere. Ma prima di lasciarvi all'unboxing vorrei dirvi 4 caratteristiche principali di questo aspirapolvere. Il Bagot Vacuum Cleaner i7 ha 3 funzioni in una che aiutano a pulire in profondità. Poi una delle cose più positive è che fa veramente pochissimo rumore, lo vedrete anche in video che i miei gattini solitamente quando passo l'aspirapolvere hanno una paura veramente allucinante, infatti se ne vanno via, salgono sul loro alberello e si nascondono. Invece con questo volevo giocarci, quindi già una cosa positiva se abbiamo degli animaletti in casa. Pulisce in maniera efficiente e in sicurezza e poi ultimo punto principale è che ha una ricarica automatica. Vedrete, infatti ve lo farò vedere, che lui semplicemente al momento giusto rientra nella base per ricaricarsi. Poi, non da meno, un'altra cosa veramente utilissima è che oltre a fungere da aspirapolvere, lava anche il pavimento. Abbiamo anche quindi una base con un serbatoio di acqua e poi si mette anche uno straccetto chiamato mocio con il quale possiamo lavare il pavimento di casa in maniera veramente senza stancarci perché fa tutto da solo. Facciamo l'unboxing insieme. Contiene questo cartone che protegge l'interno, poi abbiamo subito il manuale delle istruzioni con la garanzia di 12 mesi, il corpo macchina principale, il telecomando per accendere, spegnere e far rientrare nella base ricarica, che è questa, una banda magnetica, caricabatterie, un cacciavite, il mocio con il serbatoio, una scopetta di ricambio, anzi 2, poi abbiamo il filtro e una scopetta per pulire. Innanzitutto abbiamo la garanzia dura 12 mesi e il manuale utente presenta anche le istruzioni di sicurezza in italiano. Ecco qui tutti i pezzi contenuti, sono questi. Il telecomando è sprovvisto di batterie, quindi dobbiamo metterle noi. Questa è la base nella quale l'aspirapolvere si andrà a ricaricare e questo è il serbatoio di acqua con il mocio. Dobbiamo alzare questo tappino in gomma e da questo foro possiamo inserire l'acqua. Questa è una banda magnetica che possiamo mettere davanti a delle porte o dove non vogliamo che l'aspirapolvere entri. Questo è il sensore, grazie al quale appunto trovando un ostacolo Bagot riuscirà a non oltrepassare quella linea. Questo è il contenitore dove andrà a finire tutta la polvere e l'immondizia che raccoglierà. La cosa positivissima è che non sono necessari dei sacchetti, quindi risparmiamo anche su non dover comprare i sacchetti. Chi ha l'aspirapolvere sa bene quanto costino. Quello che vi ho fatto vedere prima invece era il filtro. Questo è il bottone di accensione, dobbiamo spingerlo per 2 volte ed entrerà in funzione, altrimenti possiamo utilizzare semplicemente il telecomando, come dopo vi farò anche vedere. Posiziono quindi la mia banda magnetica
e iniziamo a pulire il pavimento sul quale ho disposto tantissimi cereali. Diciamo che Bagot è pensato per aspirare soprattutto la polvere. Ho voluto metterlo alla prova con questi cereali che ho disposto anche in maniera molto grossolana, quindi fa un ottimo lavoro, riesce a raccogliere anche dei pezzi grandi. Possiamo quindi accendere Bagot e lasciarlo andare per la nostra camera in maniera completamente automatica. Oppure possiamo utilizzare il telecomando e quindi possiamo radiocomandarlo. Avete visto? Si è avvicinato al mio piede, ha visto l'ostacolo ed è subito tornato indietro. Questo significa che i sensori sono davvero molto validi. Adesso facciamo la prova con il caffè, quindi spargo tantissima polvere di caffè ovunque e vediamo Bagot se riuscirà a raccoglierla. Accendo questa volta con il telecomando e lo radiocomando io dove voglio che vada lui andrà. Quindi è anche molto divertente. Pulire sarà un gioco da ragazzi in pratica. La cosa positiva è che rispetto a altri aspirapolveri il rumore è veramente inferiore, quindi è abbastanza silenzioso. Pensate che quando aziono il mio folletto, quindi il mio aspirapolvere che uso tradizionalmente, quotidianamente, i miei gatti scompaiono, si nascondono. Invece con questo sembrano molto divertiti. E dopo aver raccolto cereali e caffè, estraiamo il cassettino e vediamo cosa c'è all'interno. Oltre al caffè e ai cereali, come potete vedere, c'è polvere e ci sono tantissimi peli. Io ho 2 gatti in casa, quindi immaginate il pelo che vola in giro. Passo l'aspirapolvere almeno 4-5 volte al giorno e non scherzo perché ho 2 gatti con il pelo lungo. Adesso invece voglio provare la funzione di lavare il pavimento. Quindi prendiamo il serbatoio d'acqua, lo apriamo e semplicemente lo andiamo a riempire con dell'acqua senza detersivo. Quindi richiudiamo il serbatoio bene e possiamo spruzzare direttamente sul mocio un po' del nostro detersivo, del nostro spray preferito. Dobbiamo agganciarlo qui, vedete questi fori rettangolari? Eccolo semplicemente, lo applichiamo al di sopra, facciamo pressione e lui si aggancia. Aziono con il telecomando e cominciamo a lavare il pavimento. Anche qui possiamo radiocomandarlo con il telecomando oppure possiamo lasciarlo andare in automatico da solo. Ovviamente ho messo una velocità abbastanza alta perché altrimenti questo video durerebbe una vita. Guardate il gattino come è divertito a guardare Bagot fare le pulizie. Oggi ho preparato diverse videoricette, quindi ne approfitto un po' anche per lavare e aspirare il pavimento della cucina. Guardate, quando lui incontra gli ostacoli torna indietro. E adesso che ho finito di aspirare e lavare il pavimento, basterà spingere soltanto un pulsante sul telecomando a forma di casetta e lui tornerà alla base in automatico. Avete visto?
E guardate il pannetto come è diventato sporco, considerando che prima avevamo anche aspirato. Quindi diciamo è davvero un valido aiutante, il suo lavoro lo fa e insomma io sono rimasta piacevolmente sorpresa da questo prodotto, mi è piaciuto molto. Il prezzo rispetto ad altri aspirapolvere intelligenti è sicuramente basso, costa circa la metà rispetto ad altre marche e secondo me è un prodotto valido. Beh, allora cosa ve ne sembra? Questo aspirapolvere ha un costo di 199 euro più o meno, viene venduto su Amazon. L'azienda mi ha detto che mi fornirà un codice sconto per i miei iscritti, qualora fossero interessati a provarlo. E niente, ci tengo solo a precisare che non è un link di affiliazione, quindi io non percepisco nulla, è soltanto una recensione con le mie opinioni sincere e personali. Bene, spero che questa tipologia di video vi possa interessare, vi possa piacere. Fatemelo sapere qua giù nell'info box se è così e se vi va lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, condividete. Vi mando un grande bacio e ci vediamo più tardi con una nuova ricetta. Ciao!